Pronta? Sì, siamo pronti, ce l'abbiamo fatta. Andiamo che vi spieghiamo un po' di cose. Questa mattina ci vedete super provati perché ieri sera abbiamo fatto tardissimo e ci siamo svegliati prestissimo perché andiamo a fare un'escursione che dovrebbe essere molto interessante. Serratura di ultima generazione. Sembra di chiudere una cantina, ma come dico sempre, le cose semplici sono quelle che mi piacciono di più. Sentite il gallo, vi sembreranno le 5:30, 6 di mattina. In realtà questo gallo canta anche alle 6:30 di sera, quindi comunque sono le 8:20 di mattina. Vamos! Questo è il nostro cortile. Là in fondo altri 2 alloggi. Questa è la casa del proprietario e questa è la nostra casina che ci sta ospitando per 5 notti. Ci troviamo nel paesino di Puyuapi, ve lo faccio vedere nella cartina, piccolissimo, neanche 500 abitanti. Puyuapi, 12 metri sul livello del mare, infatti ci troviamo proprio all'estremità nord del fiordo Seno-Ventischero. È la porta di accesso al Parque Nacional Keulat, dove stiamo andando ora. Intanto sentite il rumore dei cani e ora vedrete nella via principale il traffico. Mamma mia che stamattina! Volevano fare concorrenza al gallo. Questa è la via principale. Là in fondo, di fronte alla piazza, ci aspetta il transfer che abbiamo prenotato ieri alla cifra di 6.500 peso cileni, circa 7 euro, che ci porterà all'ingresso del parco. Il parco è enorme, si snoda tra le città di Coyhaique e Chaiten, però noi andremo in un particolare settore. In fondo la fine del fiordo, poi al ritorno vi ci porteremo perché il tramonto è pazzesco. Comunque l'escursione di oggi, da quello che abbiamo letto, dovrebbe essere un'escursione media, non è lunghissima, circa 5-6 km. Si parte la mattina alle 8:30 e si dovrebbe tornare verso le 3 di pomeriggio. L'appuntamento era di fronte ai Carabineros. Intanto facciamo un giro ai giardini pubblici. Stretti, ma ce l'abbiamo fatta. E comunque, nonostante avevamo prenotato, il nostro nome non era nella rubrica. Transfer caricato più della Tenerona, ma soprattutto gomme finite. ¿Todo tiene su reserva del parque? Sì. ¿Sí? Sì. ¿Sí? Ya. Ci ha chiesto se tenevamo la riserva del parco perché prima di andare bisogna prenotare online. Il sito è sempre lo stesso della Torres del Paine, ASP Ticket. Per qualsiasi info sappiamo di tutto, quasi. Comunque, cileni precisi, 8:34 si parte. Musica scaricata direttamente da YouTube. I feel better every day. The troubles I had have been washed away. Ripio anche con il coche, l'autista va molto piano, quindi velocità in moto e velocità in macchina a grandi linee si assomigliano, ma la cosa interessante è che dentro questo minivan siamo in 9, la fila dietro parla inglese, la fila dietro ancora parla spagnolo, noi parliamo italiano, in pochissimo spazio un mix di culture bellissimo. No one can hurt or invade my space. I still walk the streets with my head high. And though I wonder where I'd be if no one had helped or remembered me, I know my own will has got me through. Alcune info, il parco apre alle 9, noi siamo arrivati alle 9 esatte, è arrivato il guardiaparco, ci ha aperto il cancello, poi bisogna arrivare qua, far vedere il codice QR, dal codice QR tornare al transfer e continuare ancora con il transfer. Questo è il codice QR, 9.000 pesos cileni per l'ingresso. Noi andiamo qua. Biglietti fatti. Per chi è straniero il costo è di 9.000 pesos cileni a persona. Si vede proprio che Sara ancora dorme perché già l'ho detta io questa cosa. Comunque ora si risale sul transfer e si fa un altro pezzetto. Listino prezzi. Differenza, adulti cileni 4.500, stranieri 9.000, lo doppio. Guardate le decorazioni del transfer.
Ma i panini li hai presi? Panini presi, prima cosa che ho fatto stamattina. Oggi ci aspettiamo tantissimo, anche perché abbiamo scelto questo giorno in quanto guardate che cielo. Da queste parti ci hanno detto che è una vera chimera. Estamos aquí en este puntito, ¿cierto? Este es el número 4, que se ve este mirador, que son los que están hacia allá. Son miradores cortos de 5 minutos. Por este lado, por ese sendero, siempre tirándose a la derecha, va a llegar a la pasarela. Hacia la izquierda, cuando cruce la pasarela, tiene el sendero más largo, que son 3.300 metros, que son 3 horas en ir y volver. De aquí a aquí son 15 minutos. Aquí hay un bote. Si toma ese bote, son 40 minutos más, que lo acerca más al ventisquero. O sea, son 40 más 20, 1 hora más 3 horas, son 4 horas. Yo a las 2:30 lo vengo a buscar aquí mismo. A las 2:30, ¿vale? Espero 15 minutos, después me voy. ¿Vale? Quello che lui raccomanda è fare il sentiero numero 1 prima e poi andare fino al mirador, cioè sentiero 2, prendere la barca, arrivare al punto panoramico sul ventischero colgante e poi tornare indietro. Il tutto in 4 ore totali. Una cosa molto interessante, ci ha detto col fatto che siamo fine stagione c'è pochissima gente, quindi abbiamo il ventischero tutto per noi e per voi. Iniziamo col botto. Massimo 4 persone alla volta. Che spettacolo! 4 persone alla volta perché la passerella balla molto. Con il sole bellissimo. Alla schierda, importante ora di ingresso dalle 9 alle 13:30. Umidità all'interno del sendero 100%. Era segnalato perché è un sentiero quasi sempre fangoso. Siamo abbastanza fortunati per il momento. Sì, perché oggi è il terzo giorno con il sole. Top ragazzi. Ogni tanto il meteo dalla nostra concedetecelo. Guarda quanto è bello con i raggi del sole che filtrano. Da fare attenzione che ci sono delle rocce che sporgono parecchio, quindi attenzione alle caviglie. Comunque rispetto ai trekking che abbiamo fatto a Torres del Paine, alla Laguna Cerro, a Fitzroy, questo ragazzi è una passeggiata. Io aspetterei a dirlo. È una passeggiata, fidatevi. Qua praticamente notte. È scesa la sera. Comunque sì, fango ovunque. Qui non ci batte mai il sole. Ah, ecco le 4 ruote motrici. Qui veramente ambientazione da Jurassic Park. Abbastanza. Come ambientazione finora è il più bello mai fatto. Sembra un bosco incantato costruito dall'uomo, cioè voluto in questa maniera. Bellissimo. $500 metri fatti. Ma tu pensa chi l'ha fatto per la prima volta quando non c'era il sentiero? Quasi un presepe. Ma la cosa bella è che siamo praticamente soli, c'è un silenzio assordante. Si sente il rumore delle cascate da lontano. Infatti Keolat, in lingua Chono, che era la popolazione indigena del posto, significava proprio il suono delle cascate. E dopo questa informazione, link PayPal in descrizione, un caffè. Anche un mi piace, va più che bene. Poi se arriviamo a 10.000 mi piace, ci buttiamo alla cascata.
Guarda che roba. Sembra le zampe di qualche dinosauro. Piccolo granino, La scala sull'albero. Solita rete per il ghiaccio. Si sale sempre di più. Il primo chilometro dovrebbe essere quello più ostico. Quello totalmente in salita. Anche se io trovo estrema difficoltà nelle discese, l'avete visto. Ho una moglie da rottamare. Chi è che la vuole? Chi è che la vuole lo scriva nei commenti. Autostima sotto i piedi, ma chi vuoi che lo scriva nei commenti? C'è anche lo sconto ginocchia rotte, quindi una sorta di rottamazione, facciamo metà prezzo. Fine stagione. Qua fango. Si riesce di qua? Piano che poi non ti vogliono più nessuno. Siamo partiti che era praticamente freddo, ora sta per accendersi l'elettroventola. Per gli amanti del trekking, un sentiero così immerso nella natura noi non l'avevamo mai visto. Sempre più difficile, more difficult. Guardate che gradoni, guardate le gambine di Sara, rimasta impantanata. Dai, dai, ok. Io sento che il rumore della cascata si sta sempre più allontanando. Non so se sia un buon segno, però c'è solo questo di sendero, noi si prosegue. Sono solo i tornanti che la fanno allontanare e avvicinare. Comunque questa sera hamburger di vacuna assicurato. Wow! Com'è? Aspettate che vediamo il mirador tutti insieme. Oh. Ancora non si vede nada, proseguiamo. Primo chilometro andato, ricordiamo totale sono 3,3. Dalle tenebre sta uscendo un po' di sole. Guardate come è cambiata l'ambientazione di colpo. Primi raggi di sole che illuminano il sendero. Nella parte iniziale quasi che dovevo togliere gli occhiali da sole per quanto c'era buio. Da quel che abbiamo letto, in teoria superato il primo chilometro, che è il Pehor, poi tutta pianura. O addirittura quasi discesa. Sentite le ginocchia di Sara in discesa? Ho appena detto a Sara, adesso è caldo amore, e lei, è vero, ho le orecchie gelate. È che sono larghe, prendono l'aria. Nella rottamazione ci sono comprese anche le orecchie a pipistrello. Piano, piano. Fango. Guardate qua, sabbie mobili. Sì, era meglio di là. Non riusciamo? Sì, sì. Passiamo di qua, appoggiamo un piede qua, un piede qua, un piede qua, qua. Però i guardiaparco hanno fatto il loro lavoro. Non vedo più il cartello che ci indica quanta strada è rimasta. Sono le 10:30, dobbiamo fare attenzione perché abbiamo il transfer che ci aspetta alle 2:30. Bisogna calcolare bene i tempi. Qua rocce a gogo. Proviamo ad accelerare un po'. Da qua si intravede la laguna. Eccola là in fondo. Qua è un po' difficile. Ci sei? È complicato. Complicato perché non sai dove appoggiare i piedi, che c'è molto fango. Guarda che tronco. Ma umidità che neanche all'interno delle grotte di Frasassi la trovi. Per chi dalle nostre parti sa di cosa parlo. Praticamente il sentiero sale dove scende il ruscello. Cioè, guarda questa parete. Wow. Quasi Bali, dall'umidità Indonesia, quelle zone là. Ora vi posso dire che questo sentiero come dislivello ovviamente è minore rispetto agli altri fatti tra Torres del Paine e la laguna Cerro, però come è messo la zona dove si poggiano i piedi è Pehor questo sentiero. Guardate qua, cioè pazzesco. Devo passare qua in mezzo. Ok.
Sara, l'abbiamo persa? Ci sei? Oltre ai rumori di qualche uccello, delle foglie che si muovono, ci sono anche i rumori delle ginocchia di Sara. Guardate, guardate qua. Wow. Guarda qua, Sara. È tutto ricoperto di muschio. Se avete bisogno di un po' di materiale per fare il vostro presepe, prendete l'aereo l'anno prossimo, venite qua, c'è di tutto. Farete un presepe che vi invideranno tutti. Non si può prendere. Quasi ci siamo, il rumore della cascata è sempre più forte. Abbiamo incontrato un ragazzo che scendeva, ci ha detto más o meno un 2 minuti. Penso che ci siamo. Pazzesco. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love. Questa volta rompiamo la tradizione, niente banane ma toast, prosciutto e formaggio. Attimo di pausa. Il maiale nazione. Uno dei panini più buoni mai mangiati, visto il contesto. Poco fa c'è stato un rumore forte, lo stesso rumore del Prito Moreno. Pensavamo che si stava per staccare un pezzo di ghiacciaio, invece nada. L'aperitivo è andato, ora passiamo al primo. Che sarebbe il secondo panino. Ragazzi, ma qua si brucia tantissimo. E comunque Sara dice di me, poi fa anche il maggio un pezzetto. Solo un pezzetto piccolo. Dopo il succulento pasto si riparte. Vi diamo qualche informazione sulla cascata. 870 metri sul livello del mare, altezza, non ci sono delle misurazioni molto affidabili, però si pensa ai 550 metri, rientra comunque nelle 5 cascate più alte del Sud America. Perché la misurazione non è affidabile? Perché questa regione si è aperta dal suo isolamento pochissimo tempo fa e ancora è tutta da scoprire. E noi la scopriremo tutti insieme. Ora via il piumino perché si scende a tutta velocità. E se queste info non vi bastano, A scoprirlo fu nel 1875 Enrique Simpson Baeza, ufficiale e anche esploratore, che aiutò nella mappatura dell'arcipelago e della costa della regione dell'Aisén. National Geographic, scansati proprio. Discovery, chi sei? Vi rendete conto? Dove vi portiamo? Cosa vi facciamo sapere? Ora comunque vado a controllare. Se non ha detto la verità la spingo giù per la scarpata. Potrei farcela anche da sola, andare giù proprio. Ecco. E comunque è un parco relativamente giovane quello di Keulat, perché nonostante sia aperto da tempo, rimane ancora molto inesplorato, anche per via delle condizioni atmosferiche sempre impervie. Piove tantissimo, lo si vede anche dal fango sempre presente. C'è da dire che una bella spinta a questo parco è stata data dalla costruzione della Carretera Austral. Si costituì in questa zona nel 1982 e il parco venne proprio istituito l'anno dopo, 1983. Sole, tanto sole. Non vi abbiamo detto una cosa importante, si chiama la cascata del ventischero colgante, e cioè la cascata del ghiacciaio sospeso. È proprio alimentata dal ghiacciaio sovrastante, è evidente. Si getta nella laguna Tempanos, nel canale di Puyuapi poi e nell'Oceano Pacifico infine. Io non parlo più, Non parlo perché se mi metto a fare un pippone anch'io è la fine. Sentite il rumore dell'acqua che sgorga in sottofondo. Qua sembra di essere l'aeroporto di Singapore, però l'aeroporto artificiale qua è toda naturalezza. Io invece voglio sapere una cosa, se c'è qualcuno di voi che come me preferisce più la salita in montagna che la discesa. Ragazzi, per me... Vamos con il sondaggio, meglio la salita o la discesa? Odore di erba bagnata. Sara ha appena detto l'odore è di panni quando si asciugano male, perché appunto ristagna l'umidità. Cioè vi portiamo anche gli odori nei video. Un tempo era il mio lavoro, adesso sono un po' scaduta nelle metafore, però Ora ginocchia rotte, caviglie che scricchiano, scaduto sul lavoro. Io ve la regalo. neanche più scontata, regalata. Il problema è se qualcuno la prende regalata ora. Mio nonno diceva, quando andavamo a trovare mia nonna e chiedevamo: nonno, dov'è nonna?
L'ho regalata, è passato uno, però io ci ho dato anche un coniglio. Ecco, Francesco deve fare la stessa cosa. Però qua mi va bene perché in Sud America la carne costa poco, quindi vi regalo un coniglio. Guarda il sole come si asciuga. Funghi lungo il tracciato. Te firmamos. Te pagan para no pasar. Ahora vos cobrás para extorsionar. Es un rebusque que tiene. È un'estruzione questa. Grazie. Grazie. La signora ci ha detto: ci aspettate perché volete vedermi cadere. E il marito ha detto: vi pagherebbe per non mandarla in onda questo. Siamo a metà percorso, la discesa è diversa dalla salita, anche perché la mattina senza sole sembra tutto più tenebroso, invece ora con il sole è tutto più tranquillo e più rilassato. Il terreno è più asciutto, quindi scivola meno e la vecchietta qua davanti procede abbastanza bene, más o meno. Tornati al bivio, di qua si va alla laguna, si può prendere la barca per andare sotto il ghiacciaio, ma noi non ci andiamo perché vedendo il ghiacciaio dall'alto abbiamo visto che la laguna ha un livello dell'acqua basso, quindi con la barca non si può arrivare sotto alla cascata e non si vedrebbe nada. Vi diciamo però che prendere la barca costa 2000 pesos, minimo 4 persone, e la gita dura 35 minuti, andata e 35 al ritorno. Di nuovo la passerella, ora la vediamo con una luce diversa perché il sole è molto più alto rispetto a questa mattina. Guardate che massi! Impressionante! Tornati al punto di incontro con il transfer, abbiamo ancora un'ora di tempo, quindi da qua andiamo al mirador con la speranza di fare una foto migliore rispetto a quelle fatte, perché il sole quando stavamo sopra ce l'avevamo dietro. La nostra macchina fotografica non ha una buona gamma dinamica, quindi le foto non sono venute un granché. Ora con il sole alto speriamo di portarci a casa qualcosa di meglio. Mirador panoramico sulla derecha, quindi se non avete voglia di camminare potete ammirare il ghiacciaio da qua con circa 5 minuti. Tra l'altro sentiero bellissimo ora che filtra il sole. Guardate qua le rocce totalmente ricoperte. Forse ci siamo, punto fotografico. Bellissimo da qua. E per chi pensa che certe cose non sono possibili, una coppia con 3 bimbi piccoli. Praticamente noi li abbiamo visti all'azione quando siamo ripartiti da Puerto Rio Tranquilo sulla carretera Austral. Lui trasporta il figlio più grande che pedala e il bimbo più piccolo sul passeggino. Lei invece trasporta la bimba mezzana che pedala anche lei. Sono 3 bambini, ma il più grande credo abbia 5-6 anni. Il più piccolo? Se li ha agli anni di Tommaso, il nostro nipote che ha 3 anni e mezzo. Questo è l'esempio che volere è potere. Abbiamo anche trovato una rappresentazione 3D. Questo è il ghiacciaio, questa è la cascata, la laguna, poi continua e finisce nel fiordo, perché qua c'è Puyuapi. Questo è già oceano, ma qua c'è l'Oceano Pacifico. Avevo proprio detto a Francesco nell'ultimo Mirador quanto mi piacerebbe vederlo da sopra, cioè vedere che estensione possa avere. Eccola qua. Guardate la dimensione, noi vedevamo solo questo. La dimensione è questo. Speriamo che rimanga così. Dicono che già si sia molto ridotto. Qualcuno ha già definito questo ghiacciaio, la cascata del Ventischero colgante, come un'interpretazione del ghiacciaio che piange. In realtà la cascata c'era già quando il ghiacciaio era più esteso di così, quindi non la vediamo così grave, però è vero che la situazione non è proprio florida per tutti i ghiacciai del mondo. Un guardaparco nel 1985 ricorda che il ghiacciaio quasi toccava la fine della cascata. Altra cosa interessante, questa bianca che vedete è la Carretera Austral. Infatti mi sono rimasti impressi questi tornanti qua che noi li abbiamo fatti a scendere, questi a salire ma questi a scendere, todo ripio. Tornati al punto di ritrovo, sono le 2 di pomeriggio, il ritrovo era alle 2:30, quindi siamo arrivati con 30 minuti di anticipo, questo grazie a me, perché se fosse stato per Sara saremmo arrivati alle 2:33/34. Giusto, e sarei rimasta qua perché tanto succede così in Cile, in Argentina no. Ciao ragazzi. Baby, for
cena di questa sera a Puglio Api. Hamburghesa mastodonte, 180 grammi. Queste sono delle verdure fatte a julienne saldate in padella, patate, peperoni, verde, rosso, giallo e carote. Questa è la cosinera. Sì, mastodonte si riferisce alle dimensioni dell'hamburghesa. Li ha volute comprare Francesco. E questa è la nostra casina con legna da ardere per riscaldarla, cucina e bagno in fondo insieme al lettone. È piccola ma un bijou. Guardate l'ambientazione. Buon approvecho. All for love, we're going for love. For beating hearts off the charts, love. Go. All for love, we're going for love. Baby, going for love. Baby, for love. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. For beating hearts off the charts. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. For beating hearts off the charts. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do.